Oggi impariamo insieme il più grande nemico di chi studia l'italiano. Ne. È vero che il ne non è indispensabile per comunicare, ma è anche vero che gli italiani lo usano molto. Quindi questo video è importante se siete principianti affinché possiate comprenderlo e riconoscerlo, ma è importante anche se siete avanzati e volete iniziare ad usarlo per parlare come i madrelingua italiani. Se cercate su internet troverete molte noiose descrizioni. Ne sostituisce complementi indiretti, ne sostituisce partitivi, complementi di specificazione. In effetti, tutte queste cose sono vere, però io voglio rendervi il tutto più semplice. Quindi dimenticate queste noiose definizioni e sappiate che il ne sostituisce di oppure da più una cosa o una persona menzionate in precedenza. Molto più semplice così, no? Ma come si può sapere quando è possibile usare ne e quando invece non è possibile? Possiamo verificarlo con 4 domande. Cioè, possiamo usare ne se è possibile rispondere alle domande di chi, di che cosa, oppure da chi, da che cosa. Vediamo alcuni esempi. Hai conosciuto il nuovo fidanzato di Sara? Che ne pensi? Cioè, che pensi di chi? Del nuovo fidanzato di Sara. Che ne pensi? Sì, l'ho conosciuto e ne sono rimasta affascinata. Cioè, sono rimasta affascinata da chi? Da lui, dal nuovo fidanzato di Sara. Ne sono rimasta affascinata. Ancora. Hai paura dei ragni? Sì, ne ho paura. Cioè, ho paura di che cosa? Dei ragni, di loro. Sono andata in banca alle 8 e ne sono uscita soltanto alle 11. Cioè, sono uscita da che cosa? Dalla banca. Ne sono uscita. Vedete? Se la frase è esplicita, il complemento introdotto da di oppure da va sempre dopo il verbo. Invece, se utilizziamo il ne, questo viene messo sempre prima del verbo. Ma il ne è utilizzato anche per indicare parte di una quantità. Vediamo alcuni esempi. Quanti biscotti hai mangiato? Ne ho mangiati solo 2. Cioè, ho mangiato solo 2.
Di che cosa? Di biscotti. Ancora, ho comprato 7 riviste, ma ne ho lette solo 3. Cioè, ho letto solo 3. Di che cosa? Di riviste. Attenzione però, avrete notato sicuramente qualcosa di strano. Infatti, in questo caso, e cioè quando ne indica una parte di una quantità, il participio passato si accorda sempre nel genere e nel numero del nome a cui si riferisce. Quanti biscotti hai mangiato? Voi potete rispondere tranquillamente: ho mangiato solo 2 biscotti. Ho mangiato, nessun problema. Ma se mettete il ne prima del verbo, allora il participio va accordato. Ne ho mangiati 2, cioè ho mangiato 2 biscotti, che è maschile plurale. Stessa cosa per le riviste. Ho comprato 7 riviste, ma ne ho lette solo 3. Quindi lette, perché riviste è femminile e plurale. Il ne, comunque, indica anche una quantità 0. Però, in questo caso il participio si accorda solo nel genere e non nel numero, anche perché la quantità è 0. Vediamo qualche esempio. Quanti caffè hai bevuto? Non ne ho bevuto nessuno. Come vedete, quanti caffè hai bevuto? Maschile plurale, ma nella risposta diciamo non ne ho bevuto e non bevuti nessuno. Stessa cosa, per esempio, quante maglie hai comprato? Non ne ho comprata nessuna. Solo il genere va accordato, comprata, femminile, e non il numero. Fin qua ci siete? Bene, perché ho un'altra informazione per voi, cioè il ne può anche sostituire un'intera frase detta prima. Ma niente di strano, non vi preoccupate. Vediamo un esempio. Oggi è una bella giornata. Potremmo andare al mare. Che ne pensi? Come vedete, il ne sostituisce una frase detta prima. La forma esplicita sarebbe: che pensi del fatto che potremmo andare al mare? Come vedete, nulla di strano. Che pensi? Di che cosa? Ritornano le nostre domande. In realtà, la forma esplicita non è sbagliata. Che pensi del fatto che potremmo andare al mare? Però ovviamente nessun italiano lo userebbe, perché è un po' lungo. Però potreste sentire qualche italiano dire: che ne dici di andare al mare? Bene, voi vi starete chiedendo, qui c'è sia la forma esplicita che il ne. Perché? Ebbene, in questo caso il ne non serve a nulla. Potremmo dire che è pleonastico, cioè superfluo, inutile.
un'aggiunta che serve soltanto a dare un po' più di enfasi a quello che viene dopo. Infine, dovete sapere che esistono anche dei verbi e delle espressioni che si formano proprio con il ne. Ad esempio, un verbo molto usato dagli italiani è andarsene. Questo viene dal verbo andare, che diventando riflessivo e prendendo il ne assume un significato diverso e indica andare via, partire. Ad esempio, ieri ho litigato con mia madre e le ho detto basta, me ne vado, cioè vado via. Da che cosa? Da casa, dal luogo in cui mi trovo. Come vedete, nulla di strano in realtà. Ritorna una delle nostre 4 domande che abbiamo visto all'inizio del video. Un altro verbo è non poterne più, cioè essere stanchi di qualcosa. Sei di nuovo in ritardo, non ne posso più, cioè sono stanca. Di che cosa? Domanda. Del tuo ritardo. In realtà in italiano ci sono molti altri verbi e molte altre espressioni di questo genere, però per non rendere troppo lungo questo video ho deciso di lasciarvi tutta la lista sul nostro sito. Mi raccomando, date un'occhiata. Lì inoltre troverete molti esercizi per vedere se finalmente avete capito il ne. Aspettate, non andate via, ho un'ultima informazione per voi. Come avrete notato con il verbo andarsene, quando il ne è usato con un altro pronome, il ne si mette sempre come secondo. Mentre cosa succede agli altri pronomi che si trovano prima del ne? Questi trasformano la i in e. Vediamo proprio i pronomi riflessivi che abbiamo usato con il verbo andarsene. Mi, se è seguito da ne, diventa me ne vado. Ti, allo stesso modo, se è seguito da ne, diventa te ne vai. E questo per tutti i pronomi riflessivi. Ma in realtà questo succede anche con i pronomi indiretti, quelli che indicano a me, a te, quindi mi, ti e così via. Se sono seguiti da ne, trasformano la i in e. Me ne dai, te ne do. Le uniche eccezioni, come sempre, sono le terze persone. Infatti, la terza persona singolare diventa gliene, una sola parola, sia al maschile che al femminile. Gliene do. Mentre per la terza persona plurale questa fa sempre eccezione, quindi rimane loro e si mette sempre dopo il verbo. Ne do loro. Eccezione. Bene, ho cercato di svelarvi tutti i segreti del ne. Spero di essere stata chiara. Per qualsiasi domanda o dubbio, non esitate a commentare o a scriverci su tutti i nostri social.
Se il video vi è piaciuto, lasciateci un mi piace e se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale, così potrete ricevere una notifica per ogni nuovo video che pubblichiamo. Cosa aspettate?